Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere quali sono i messaggi dei prossimi giorni. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, Messaggi dei prossimi giorni. Maestri, mostratemi per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone. Allora, vediamo. Condividi, qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. E no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Perdono, perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Credi in te, osa, sei più forte di quanto credi. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Allora, mi stanno parlando chiaramente che qua alcune volte ti puoi focalizzare in questi prossimi giorni con la mente su delle questioni che non sono state per te risolte, per te, va bene? La mente razionale mente ordinaria si può incaponire su alcune questioni. E alcune questioni di vario tipo, perché poi da che ci incaponiamo su una questione, quando entriamo in loop, ci incaponiamo su più questioni. No, ti dice lascia andare, gli sta dicendo questa stesa, perché le risposte che cerchi sono domani, sono più avanti nel futuro. C'è una situazione che devi lasciare andare qua. No, non è il caso di continuare, mi parla di perdono. Perdona, lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. C'è una situazione in cui devi lasciare un po' andare, cioè non devi incaponirti con la mente razionale. Devi pronunciare il mantra dell'ipnosi guidata, quella che vi ho fatto fare, Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. E in modo tale che sciogli karma e blocchi anche la mente razionale che si arrovella su alcuni punti. Perché? Perché tu sei più forte di quanto credi. Sei più forte di quanto credi. Mi dicono di osare. Osare dove? Osare nella fede. Osare nella fede. Sì. Ci sono questioni su cui ti devi concentrare nel qui ed ora. Soprattutto per quanto riguarda, ci sono persone che hanno bisogno di te, mi dicono. Concentrati su quello in questi giorni. Qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. C'è qualcuno che ha bisogno di te in questi giorni. E magari altre questioni su cui ti fa incaponire la mente razionale, ti fa sviare la mente dal qui ed ora. Ok? Devi procedere con fiducia, perché questa condivisione che fai in questi giorni con queste persone, o dai la tua energia o il tuo tempo a una persona o a delle persone, porteranno dei frutti. Domani però, la risposta è nel futuro, anche questa è la carta del più avanti. Pensa ad altro, cioè pensa a condividere la tua energia con chi ne vale la pena e ne ha bisogno. Qua dice no per alcune questioni. Non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Ci sono delle questioni che ti hanno dato della tristezza o ti hanno abbassato un po' giù il morale. Le carte ti stanno dicendo lascia andare le questioni agli dei. Affidati agli dei, affidati alle forze, alle istanze che hanno portato quelle questioni. Dea dell'abbandono, della tristezza, dea della vendetta, dea del risentimento. Affida tutto agli dei, non permettere alla tua mente razionale di avere l'ardire di analizzare quelle situazioni. Su alcune situazioni c'è un fardello che devi lasciare andare, va bene? Nei prossimi giorni, nei 7-8 giorni. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Leone.
cioè qua ti è difficile lasciare andare qualcosa, una questione. Però dico, lo devi fare per dei progetti che hai, per delle cose che vuoi realizzare, la risposta è nel futuro, perché questo è un apprendistato su alcune questioni, ti vogliono fare applicare l'attenzione su qualcuno che ha bisogno delle tue energie, cioè di condividere le tue energie con qualcuno che ne ha bisogno, mi dicono, perché è un processo, è un programma animico. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Leone. Cavaliere di denari, probabilmente qua sul lavoro c'è qualcuno che ha bisogno di te, unite le vostre energie, mi stanno dicendo. 10 di bastoni. Ah, 5 di bastoni, un litigio c'è qua sul piano lavorativo. E 9 di bastoni. Vedo un litigio sul profilo lavorativo. O vedo una discrepanza, un voler avere ragione, un voler ottenere qualcosa da qualcuno. Ti dice lascia stare, no. Cioè nel senso ti dicono qua non ti sforzare tanto a far valere la tua ragione, lascia andare, perdonati e fatti perdonare, qualcosa che succede in ambito lavorativo. Può darsi pure che ci sono dei pagamenti che non stanno arrivando o non è il pagamento, non è il denaro ancora che vorresti tu. Ti dicono osa, credi in te, persisti, la risposta è più avanti, quello che ti deve arrivare ti arriva. Noi abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Dove sta la differenza? Esserne consapevoli. Non dobbiamo paragonarci ad altri o ad altro, perché ognuno ha il suo percorso animico, karmico ed evolutivo. Tu devi fare il meglio che puoi con i mezzi che hai. Allora, qua c'è qualcuno, ci sono dei litigi che portano a situazioni pesanti. E quindi qua ti dice, alleati con coloro i quali condividono la tua visione, il tuo punto di vista, proteggi le tue visioni, ma alleati soltanto con chi condivide il tuo punto di vista. Altrimenti la situazione si fa molto pesante e non è il caso. Perdonati e lasciati perdonare, mi dicono. Ok, vediamo quali altri messaggi ci sono. Possono essere litigi sul lavoro o litigi nel tuo intorno, nel tuo intorno. Tensione, vedo. Vediamo quali altri messaggi ci sono. Paggio di coppe, c'è un invito, può essere un caro amico qua. Il Papa. Guarda, c'è una persona che ti dà ottimi consigli, è un caro amico, secondo me è una cara amica, o una persona che ha un cuore aperto. Sì, una persona che ha il cuore aperto. O prendi tu la decisione anche di aprirti emozionalmente a qualcuno. Vediamo. Decisioni ferme, vedo. Cavaliere di bastoni. Cambi, inviti. 2 di spade. Allora, qua c'è qualcuno che, per alcuni di voi c'è qualcuno che ti chiede di uscire o arriva un cambio all'improvviso da parte di questa persona con fermezza. E ti vedo un po' in dubbio su che scelta fare. Probabilmente qua stiamo pensando che futuro può avere, tu hai le tue credenze, magari questa persona è diversa da te. Vedo una persona più stabile, più ferma con il Papa, e vedo un'altra persona un po' più piccola, o comunque sia un po' più immatura emozionalmente. Tu non sai cosa fare. Vedo che c'è questo incontro, eh, questo invito da parte di questa persona. Ti dicono la risposta è più avanti. Pensa ad altro, il momento giusto è lontano di prendere delle decisioni definitive qua con il Papa. Osa, sei più forte di quanto credi, la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Quindi c'è un invito da parte di qualcuno, tu hai le tue idee, le tue credenze, non sai che scelta fare in base a dei programmi che hai nella mente, no? Che faccio? Vado, non vado? Oppure accetto questo invito, non lo accetto? Ti dicono osa, vai. Sei più forte di quanto credi. Mm? Qua ci sono richieste di perdono, anche richieste di perdono
e per alcuni di voi c'è una richiesta di perdono, questo perdono qui, una persona che arriva con le idee ferme, una richiesta di perdono e questo cambio che arriva, e per molti di voi non sapete cosa fare. Allora, rispetto a, come ti ho detto prima, condividi le tue energie con chi ha il tuo stesso flusso di frequenza, di energia, e lascia andare anche questi litigi, questa incapacità di intendersi con chi non è allineato alla tua frequenza. Però allo stesso tempo vedi quelle stesse persone come un'immagine della tua anima che ti hanno fatto vivere un certo momento emozionale, evolutivo, per farti prendere un certo tipo di potere o talento. Ok? Mm. Cioè qua mi dicono non focalizzarti tanto, questa persona è matura, non è matura, devo parlare di chiunque qua, sia a livello sentimentale o... Certo è che c'è una persona che viene nei tuoi confronti, tu hai le tue idee diverse, magari più mature, però il senso è che il Papa qui è un bambino pure, no? Cioè non giudicare l'altro da quello che percepisci a livello di evoluzione animica o meno, bensì guarda l'anima dell'altro, non tanto i suoi atti, i suoi gesti da un punto di vista di personalità. Perché il Papa bambino mi parla dell'integrazione della lezione spirituale, del vedere gli altri tutti espressione divina, mi spiego? Ok, questi sono i primi messaggi, vediamo queste altre carte cosa mi dicono. Quali altri messaggi ci sono per te? Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, toro, ariete, leone e sagittario. Ok, vediamo. Quali altri messaggi ci sono per te? Cioè il succo è non ti incaponire, lascia tutto il flusso agli dei. Ok. Quali altri messaggi ci sono per te? Cavallo di bastoni di nuovo. La morte. Arriva un cambio qua. 10 di bastoni. Arriva un cambio che è stato pesante, eh? Ti togli da dosso i pesi, lascia andare i pesi, le difficoltà. Arriva un cambio che ti porta a lasciare i pesi che ti sei portato fino a questo momento. Anche prendere la decisione di lasciare andare dei pesi, perché hai un risveglio della Kundalini qua. Cos'altro? 4 di spade, una decisione che devi prendere. Sul lavoro. Guarda, arrivano dei cambi tuoi, decisionali sul lavoro. C'erano delle cose pesanti che ti stavi portando avanti, probabilmente dovute a questi litigi o incomprensione l'uno con l'altra, insomma. Prenderai la giusta decisione di applicarti in ciò che ti appassiona, in ciò che devi fare, e quello che ti deve arrivare ti arriva. Più avanti per alcune di voi, mm? Più avanti, però si prenderà la decisione di andare avanti senza lasciando andare il fardello della rabbia o dell'incaponimento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni lavorative che potevano essere pesanti rispetto a qualcuno con il quale non c'è intesa da un punto di vista magari di intendimento, va bene? Qua abbiamo anche il segno dello scorpione. Ok, vediamo le ultime 3 carte finali. Per te, prossimi giorni. Il giudizio, 4 di bastoni, 2 denari. Carte finali mi stanno parlando di presa di decisione. Io qua vedo delle prese di decisione, un risolvere qualcosa che era in sospeso. E 4 di bastoni, qua vedo stabilità, ristabilire anche le proprie priorità, vedo una situazione tutto sommato in equilibrio, che torna in equilibrio per una presa di decisione tua, di stare, di pensare alla tua stabilità, alle tue cose, alla cosa pratica per te, ciò che ti dà stabilità, e un rimettere le priorità con il 2 di denari. Rimettere le priorità, stare tranquilla, rimettere le tue priorità, prendere delle decisioni giuste in conformità di situazioni che erano in sospeso, che ti davano una pesantezza. Va bene? Voglio vedere un'altra cosa su questo paggio di coppe.
Che energia ha il paggio di coppe quindi nei tuoi confronti? Della giustizia, c'è qui una persona che vuole risolvere dei conflitti qua. Vuole risolvere dei conflitti, vuole fare le cose fatte bene, tu magari non sai cosa fare, lascia andare tutto agli dei e segui soprattutto la tua intuizione. Mi spiego, una persona qua che comunque con l'eremita ha maturato una certa saggezza, Può essere d'amore, può essere una persona a livello sentimentale, emozionale. Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà, qual è l'emozione che spinge questa persona a fare le cose giuste nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione, i miei oracoli. Paggio di coppe. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Mi parla proprio di una persona che è comprensiva, che comprende anche le difficoltà e tutto, e dice voglio stare bene comunque con te, mi spiego, non a caso è accompagnata dal Papa che è una figura che prende una decisione salda di aprirsi emozionalmente e volere fare un cambio con te. Ti vedo a te un po' indecisa o indeciso, però il succo è proprio una persona che ha maturato all'interno una certa consapevolezza, va bene? Può essere anche il segno della bilancia, Quindi, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, vi invito sempre a studiare i contenuti dei miei podcast per praticare la magia consapevole e lavorare insieme a noi con i tarocchi su cosa può accadere nella realtà fenomenica affinché tu possa scegliere con consapevolezza il da farsi. E detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.